Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio parlare di uno strumento presente all'interno di Creo Parametric che ci consente di costruire superfici utilizzando una griglia di curve. Prima di cominciare però vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Il comando di cui vi voglio parlare si chiama Blend Limite, lo troviamo all'interno della scheda modello sul lato destro nel riquadro superfici ed è questo qui. È un comando che appunto consente di costruire unicamente superfici appoggiandoci a due o più curve in una prima direzione e volendo anche due o più curve nella seconda direzione che possiamo immaginare come trasversale alla prima. Però vi voglio dire che le curve che possiamo utilizzare sono qualsiasi tipo di curva che possiamo costruire all'interno di Creo Parametric, quindi curve di sketch, curve attraverso punti, ad esempio curve da equazione, spigoli di solidi, spigoli di superfici, ma anche curve composte da curve a loro volta costruite in maniera differente. Quindi andiamo a selezionare la prima curva, che è questa. Tra l'altro, come abbiamo visto anche ad esempio nel comando sweep, possiamo decidere se utilizzare una porzione più corta di questa curva o volendo una porzione più lunga trascinando semplicemente questa maniglia, sia da una parte che dall'altra. E questo vale poi anche per le altre curve che andremo a utilizzare una volta selezionate oppure una volta attivate. Comunque abbiamo selezionato la prima, premiamo CTRL e selezioniamo la seconda. Questo ci consente già di avere una prima idea della superficie che andremo a fare e poi continuiamo con il CTRL premuto a selezionare la terza curva e poi ulteriormente la quarta. Come vedete in anteprima lui ci mostra quella che è la superficie che andrà a realizzare. Poi volendo possiamo utilizzare questa casellina di questa opzione, chiudi blend, possiamo mettere il segno di spunta, questa fa sì che appunto lui vada a richiudere la blend, ovvero dall'ultima curva selezionata ritorna alla prima, chiudendo il cerchio. Però in questo caso ci confonde un po' la visuale, quindi disattiviamo questa opzione. Altra possibilità che abbiamo è poi quella di definire dei vincoli di tangenza, di perpendicolarità, di curvatura sulla prima e sull'ultima curva utilizzata nella prima direzione, ma vale anche per la seconda direzione. In questo caso però sulla prima curva non possiamo in realtà applicare molti vincoli perché è una curva che sostanzialmente sta nel vuoto, se accendo i piani forse lo vediamo meglio, ovvero non è adiacente a nessuna altra geometria e quindi non possiamo definire dei vincoli rispetto a geometrie che non sono adiacenti. In questa ultima curva invece lo possiamo fare, quindi possiamo dirgli di applicare un vincolo di tangenza o di perpendicolarità, ad esempio, perché questa è una curva che è una curva di sketch e di conseguenza appartiene a un piano. Tra l'altro, Creo in questo caso, se noi gli diamo il vincolo di tangenza, capisce automaticamente che deve essere tangente ovviamente al piano che è stato utilizzato per fare quella curva di sketch. Oppure possiamo dargli anche un vincolo di normalità, in questo modo. Spengiamo i piani per migliorare la visuale. Tra l'altro, applicando il vincolo di normalità, vedremo che la superficie arriva perpendicolarmente a quel piano e quindi crea una sorta di bombatura, ma andando sui vincoli possiamo gestire questa bombatura agendo su questo parametro numerico che possiamo cambiare, ad esempio lo porto ad 1.5. Come vedete la bombatura si accentua, ma volendo possiamo anche vedere una maniglia che lui chiama maniglia di stiramento. Io preferisco definirla maniglia di influenza del vincolo, che ci consente appunto, trascinando la maniglia, di rendere più o meno accentuato quel vincolo e quindi di avere un'influenza più o meno importante sulla stessa superficie. Poi, una volta che abbiamo costruito la superficie come la volevamo, è sufficiente ovviamente confermare e Creo costruirà la superficie definitiva,
Ovviamente la blend limit è una feature come tutte le altre, quindi può essere nuovamente modificata facendo modifica definizione oppure facendo modifica se ci sono delle quote in ballo. Questa superficie poi può essere anche utilizzata insieme ad altre superfici per definire un volume chiuso, poi essere o solidificata o spessorata per essere convertita in solido e eventualmente ingegnerizzata con maggior dettaglio. Per il momento però la eliminiamo perché voglio farvi vedere un'altra cosa, ovvero voglio costruire delle curve che poi utilizzeremo nella seconda direzione. Per costruire queste curve ne approfitto per mostrarvi un piccolo trick, un piccolo trucchetto che mi consente di costruire inizialmente dei punti di riferimento in maniera molto veloce cliccando su queste curve, gli do OK, dopodiché vado su riferimento, clicco direttamente su curva e viene costruita la curva che passa per quei 4 punti automaticamente. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, costruisco prima i punti, tasto centrale, vado su riferimento, clicco su curva e di nuovo ho la curva che passa per quei punti che sono rimasti selezionati, quindi quando attivo il comando curva di riferimento lui capisce che voglio costruire una curva che passa per quei punti. In realtà è più semplice di quanto possiamo pensare. Riprendiamo il comando blend limite, riselezioniamo le curve in prima direzione e poi possiamo dirgli o cliccando dentro questa finestra oppure facendo tasto destro nel menu contestuale scegliamo curve in seconda direzione e quindi andiamo a selezionare la prima curva nella seconda direzione e poi con il control la seconda. E quindi in questo caso abbiamo un fazzoletto di superficie che però è delimitato nella seconda direzione dalle due curve che abbiamo appena costruito. Ok, per quanto riguarda il comando blend limite, al momento è tutto, abbiamo visto quelle che sono le sue funzionalità di base, sicuramente è necessario poi poter applicare questo comando in diversi contesti e per fare ciò è necessario fare alcuni esercizi, fare un po' di pratica e alcuni tentativi, anche autonomamente se possibile, se avete un minimo di curiosità e di tempo per provare questa funzionalità. Quindi al momento confermo. Direi che per quanto riguarda l'argomento che abbiamo affrontato oggi è tutto, quindi vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!